Ho preso un laser, sì, questa è bella. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Era da tempo che mi piacevano un sacco ste cose, vedevo sti laser che li usavano per tagliare, per incidere. Mi erano sempre piaciuti, ma non avevo mai provato a prenderla. Avevo visto quelli, diciamo, portatili che si montavano con il treppiede e che, insomma, incidevano mettendo questo aggeggio su quello che dovevamo, diciamo, incidere, no? E poi ho visto questa e ho scoperto che in realtà è un prodotto più versatile perché, oltre a incidere, può fare anche i tagli. Questo modello di laser è prodotto da una casa che si chiama Sculpfan, che fa vari modelli, e questo è, diciamo, l'ultimo che hanno messo in vendita su questa categoria di prodotto. Si chiama S9. È un modello un po' più grosso del normale perché arriva ad avere una misura utile di lavoro di 45 x 45 cm. È anche abbastanza ingombrante, bisogna tenerne conto, e rispetto al modello vecchio che si chiamava S6 Pro monta un laser, diciamo, migliorato, perché passa da una potenza effettiva di 60 a 90 watt, ha uno spot più piccolo perché è da 0.06 mm al posto di 0.08 mm, che sembra nulla, ma per un laser che deve incidere o tagliare fa già la differenza. Infatti ha una precisione, una pulizia di linea che passa da 0.1 mm a 0.08 mm, tutte migliorie che sembrano piccole ma che comunque fanno scegliere questo prodotto rispetto al precedente. Soprattutto con questo laser da 90 watt riesce a tagliare il legno fino a 15 mm. È un oggetto che non costa poco, quindi non è alla portata di tutti se non ne dovete fare un utilizzo che vi dia un ritorno economico o che comunque sia utile per la vostra passione. Costa ad oggi circa 290 euro, spedita dai magazzini tedeschi che consegnano in circa una settimana, 7 giorni lavorativi, venduta direttamente sul sito Geekboing. Vi lascio tutti i link in descrizione e sicuramente riuscirò ad ottenere un coupon dal venditore per mettervelo come sconto in descrizione. A chi è destinato questo oggetto? È destinato a chi, come me, è psicopatico e gli piacciono tutte queste cose tecnologiche. Io l'ho presa inizialmente perché mi sarebbe piaciuto incidere sui miei attrezzi il mio logo o comunque il mio nome, no? Però non inciderlo proprio portando via materiale, ma questa cosa del laser mi piaceva. E infatti avete già visto nella intro che adesso ho imparato, diciamo, a incidere il mio logo sui Sonoff, ho imparato a fare qualche taglio, insomma è un oggetto con il quale bisogna prenderci la mano, ma ho scoperto che dietro questi apparecchi c'è un mondo, perché c'è gente che li usa anche in delle attività per magari produrre dei gadget o comunque per mettere dei loghi pubblicitari, insomma un sacco di cose, o addirittura ci sono dei progetti online per costruire delle cose, perché ci sono dei template per tagliare il legno, per tagliare il cartone, per poi assemblare cose. Insomma si apre un mondo e molti di quelli che stanno guardando questo video sicuramente ne sanno più di me. Ora comunque ve la faccio vedere, ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Parto dallo spacchettamento, vi faccio vedere tutto il montaggio passo passo, che comunque non è difficile, ma se non vi interessa il montaggio magari andate avanti di un quarto d'ora perché ho cercato di farlo in modo molto dettagliato. Bene, facciamo subito lo spacchettamento. Arriva un pacco da 4,7 kg, sono molto curioso. Abbiamo subito l'anteprima del prodotto che vedremo oggi, Sculpfan S9. Qua ci sono tutte le istruzioni per l'assemblaggio, manuale che è in inglese, tedesco e francese. Per l'italiano, spagnolo e polacco bisogna inquadrare questo QR code per scaricarlo. Procederò direttamente. Viene via direttamente tutto il blocco dell'imballo. Ci ritroviamo quindi una busta trasparente. Sulla copertura troviamo questa lamiera, che in realtà è una piastra d'alluminio che vedremo dopo per proteggere il piano dove montiamo il laser. Togliamo la protezione e iniziamo a vedere tutti i componenti del kit. Un paio di occhiali per proteggere la vista, ricordo che non bisogna mai guardare i laser a occhio nudo. Abbiamo qui delle fascette e due viti con pomellino, dei gommini, cinghie, chiavi a brugola, chiavi fisse e un pennellino. Qui abbiamo l'unità di controllo principale,
con l'interruttore, la porta USB e il plug d'ingresso, che richiede un'alimentazione di 12 volt 3 A. Alimentatore con un'uscita 12 volt 5 A 60 watt con cavo di alimentazione spina Schuko. Troviamo anche un cavo USB con filtro, altre viti. Ogni sacchetto è contrassegnato e ci dice già a cosa servono. Ad esempio questi ci dice che sono per le vibrazioni, sono dei gommini adesivi da mettere sotto i piedi. E poi abbiamo tutti gli step, quindi dallo step 1 con delle viti, step 2, step 3 cinghie, step 4 e step 5. Queste invece sono viti di ricambio in più. Proseguiamo con 4 profili in alluminio. Vi faccio subito notare che sono tutti anodizzati di un colore azzurrino grigio, che non è male. Anche questi contrassegnati come left, quindi sinistro, destro. Poi abbiamo il frontale e il retro. 3 staffe identiche non contrassegnate, il gruppo laser che tireremo fuori dopo, la copertura da mettere intorno al punto dove spara il laser. Ci danno anche 2 campioni per fare le prove, un legno più spesso e un legno più fine. Rimane poi solo il gruppo principale con il motore, con i motori, quindi 2 assi, un asse e un asse. Questa parte è già assemblata, è già regolata, si muove correttamente, non ha gioco, quindi è già un passo avanti. Visionate tutte le parti, potete quindi procedere con il manuale in inglese che è abbastanza chiaro e comunque comprensibile senza grossi problemi, o potete scaricare la versione in italiano o potete seguire il mio montaggio. Come primo passaggio prendiamo la sbarra posteriore denominata back. Dal sacchetto step 1 prendiamo le viti M5x8 che sono 2 pezzi. Nel sacchetto abbiamo 2 viti M5x8 che sono queste più corte, 4 viti M5x18 che sono queste e 2 viti M5x30 che sono le più lunghe. Prima di procedere al montaggio vi consiglio di appoggiarvi su una superficie piana, stabile e in bolla. Prendiamo una staffetta con la parte più stretta che va in basso e la parte più larga che va in alto. Prendiamo le viti M5x18, le inseriamo nel foro più alto e vanno avvitate sulla sbarra nel foro filettato. Possiamo avvalerci della chiave col manico in dotazione. La staffa non ha gioco, ha solo poi una regolazione che faremo dopo. Iniziamo a imboccarla senza tirarla troppo. Lo stesso passaggio lo facciamo con un'altra staffa, quindi stesso tipo di montaggio dall'altra parte. Cerchiamo di prendere il foro con la vite, serviamoci della chiave col manico. Ora bisogna procedere in questo modo. A sinistra andrà montato il profilo chiamato left e a destra il profilo chiamato right. Il profilo right ha tutta la scala millimetrata qua sopra, va montato in questo modo con la faccia rivolta verso l'alto. Per montarlo occorre una delle viti più lunghe che sarà passante e andrà a prendere il profilo back, quindi la vite posteriore, vedete, deve andare a passare il profilo per andare a avvitare sul back. Quindi questa vite attraversa il profilo tramite questo foro passante e va ad avvitare qua, proprio in mezzo dove c'è il filetto. Una vite un po' più corta come quelle di prima va a prendere il foro sul lato direttamente nel profilo. In questo modo. Vi ricordo nuovamente che in questa fase le viti vanno tirate ma non strette al massimo, perché bisognerà magari fare poi qualche regolazione. Il profilo di destra allo stesso modo non ha un verso, quindi potete metterlo dove meglio preferite. Quindi di nuovo vite lunga passante e vite più corta che aggancia lateralmente. Devo dire che i filetti sono buoni, prendono tutti al primo colpo, quindi ben fatti. Arrivati a questo punto abbiamo il profilo sinistro, il destro e 2 piedi montati col posteriore. Ora bisogna infilare la parte con il motore ai 2 assi in questo modo, quindi la parte davanti con il simbolo e il motore dietro. In pratica questi profili devono scorrere dentro queste ruote. In questo modo. Vedete che è libero, non ha gioco. Vedete che addirittura scorre da solo. In questa fase prendiamo la bustina step 2 e troviamo di nuovo le stesse viti che sono 2 più lunghe, 4 diciamo medie e 2 più piccole.
Prendiamo il profilo denominato front, che andrà installato qui sulla parte anteriore in questo modo, quindi leggendo tutta la scala millimetrata verso l'alto, partendo ovviamente da sinistra, nello stesso modo di prima. Quindi qui in basso a sinistra monteremo il piede con la vite passante qui, poi ci sarà una media qui, una media qui, quindi vite lunga, vite media, di nuovo vite media. Per aiutarvi nel montaggio intanto potete imboccare solo la vite lunga di qua. E un passaggio che ci siamo dimenticati prima, infatti qui avanzano due viti corte. Le viti corte servono qua di testa quando arriviamo col profilo direttamente contro la staffa. In questo modo. Quindi ricapitolando, sull'angolare, quando arriva il profilo lungo ci sarà una vite media e una vite lunga. Dove arriva il profilo corto in battuta contro quello lungo ci sarà una vite cortissima e una vite media. Non potete sbagliare anche perché in pratica è quasi obbligatorio montarle in questo modo. Aggiungo quindi qui le due viti corte che non avevo messo prima. Lo stesso passaggio che abbiamo fatto con quelle staffe lo dobbiamo ripetere con la staffa che però ospita anche la scheda di controllo. Quindi ci saranno le viti da mettere qui nello stesso modo di prima. Qui sotto ci sarà la vite lunga che attraversa la staffa e il profilo, qua. Una vite media qua dietro. Una vite cortissima di testa. La differenza è che la vite media non sarà qui vicino ma sarà qui in fondo dove c'è un foro qua per fissare la staffa della scheda al profilo in questa posizione. Ora se il vostro piano è stabile e in bolla è perfettamente dritto possiamo procedere al montaggio terminale, quindi a serrare tutte le viti, verificando alla fine che tutti gli angoli siano in squadra. Arrivati a questo punto nelle bustine step 1 e step 2 non dovete avanzare nessuna vite, potete verificare di avere un movimento lineare, tutta la struttura si muove senza gioco longitudinale, è chiaro che provando a fare un movimento di questo tipo c'è un leggero gioco. Ora andiamo avanti col passaggio 3, quindi prendiamo la busta delle cinghie, troverete dentro due cinghie della stessa misura. La cinghia si installa in questo modo, se ne prende una, si fa passare sotto una ruota, con l'aiuto della punta si prende la cinghia, si fa passare qui tra l'albero e il profilo, dopodiché va girata perché la parte liscia che sta sopra deve passare sotto la ruotina e sbucare di qua. Lo stesso passaggio lo facciamo nella parte posteriore. Praticamente la parte con i dentini deve passare sopra l'ingannaggio, mentre la parte liscia deve passare sotto le rotelle. Fatto questo passaggio, l'inizio della cinghia deve stare all'incirca qui e qui, quindi deve uscire un pochino davanti e dietro. Ripetiamo lo stesso passaggio anche a destra. Prendiamo il sacchetto passaggio 4, all'interno troviamo 4 viti imboccate su questi 4 dadini particolari. Ora procediamo in questo modo, in pratica dobbiamo aprire il dado, partiamo dall'angolo qua sotto dove dovremo mettere la cinghia a filo imbattuta contro la staffa, prendiamo il dado, lo svitiamo tutto, lo inseriamo dentro. Io consiglio di svitare la parte sotto del dado perché, come vi spiegano sulle istruzioni, non riuscirete mai. Lo mettete qui in questo modo, con l'aiuto di una pinza o qualcos'altro dovete puntare sull'esterno del filetto e far girare il dado dentro il profilo in questo modo. Lo teniamo più o meno all'altezza della scanalatura centrale. In questo modo lui è entrato, fa tenuta sui due lati del profilo. Ora possiamo imboccare la vite e stringerla. In questo modo abbiamo assicurato la cinghia al telaio. Io ora ho girato il telaio per farvi vedere meglio la procedura. In pratica cosa succede? Che ora il carrello è mobile perché le cinghie sono lente,
ma il carrello, ora che mettiamo le cinghie in tensione, rimane agganciato perfettamente l'ingranaggio alla cinghia. Prima di procedere col fissaggio di entrambe le cinghie, io consiglio di mandare il carrello in battuta dall'altra parte e verificare che una volta andato in battuta la distanza dei carrelli rispetto all'angolo sia la medesima. Possiamo misurarla prendendo un punto qualsiasi, che può essere anche solo il perno centrale delle rotelle, controllo che sia uguale anche di qua e ho verificato che è perfettamente in asse. A questo punto posso mettere in tiro le cinghie, fissando qui la cinghia al termine del profilo. Nello stesso modo vi consiglio di non tagliare la parte in eccesso. Ora sarebbe interessante capire come controllare la giusta tensione della cinghia. Potete farlo a occhio con le dita e vedere che siano uguali, oppure potete procedere in questo modo, quindi facendo questo movimento, se vedete che la cinghia rimane tesa e non flette, vuol dire che è abbastanza tirata. Se si percepisce con la telecamera, la cinghia ha un po' di gioco, infatti questa è più lenta. Provvederò a tirarla un pelino. Basta allentare la vite, tirare ancora la cinghia, chiudere la vite, vedo che non balla più, infatti è bella tesa. Anche qui, se avvertite un gioco, un movimento laterale, bisogna tirare i dadi con la chiave laterale e la chiave fissa interna. Movimento perfetto, non deve avere gioco, stessa cosa a destra. Le cinghie dovevano uscire da questa fessura sulla staffa. È solo una questione estetica, ma già che lo fate, fatelo bene, la cinghia deve uscire piatta di qua. Ora che i movimenti sono serrati e tutto perfetto, sentirete che ora il movimento ha una certa resistenza. Stessa cosa deve avere il carrello orizzontale. Anche qui, se percepite del gioco o se non è perfettamente fermo, controllate il serraggio delle tre viti. Da manuale, per dare un serraggio e tensionamento delle cinghie, dice di inclinare la macchina a 45 gradi e se riesce a scendere da solo il carrello vuol dire che il tiro, diciamo, è corretto. Non è un metodo molto scientifico, ma è una prova che potete fare, perché chiaramente se cade giù sono troppo lente e se non si muove l'avete tirato troppo. Quindi la mandiamo in su, la alziamo a 45 e vedete che scende lentamente. Questo è un buon montaggio. Viti passaggio 5. Nella realtà dei fatti abbiamo solo delle fascette e queste due viti con il pomello. È il momento di prendere il laser, tirarlo fuori dal sacchetto con molta delicatezza. Troveremo anche questo distanziale che sarà molto importante dopo. Il laser si monterà semplicemente utilizzando questi due filetti con questi due pomelli, andando a fissarlo direttamente qui sulla staffa. Avrete notato che scorre sui binari, ma la posizione non è importante farla adesso perché vi farò vedere in seguito come va effettuata la regolazione corretta. Ho provveduto poi a stampare dei pomellini con la stampante 3D perché erano troppo piccoli e scomodi, mentre con questo pomello più grosso e più facile da impugnare risulta tutto più semplice in fase di regolazione. Per questi laser si trova online molto materiale da stampare, essendo molto diffuse. Ora procediamo ai collegamenti, quindi liberiamo il cavo dell'interfaccia. Il cavo ha solamente pochissimi connettori, che sono questo che va direttamente sul motore, in questo modo, questi due che vanno rispettivamente sull'altro motore e al laser. Non si può sbagliare. Con una fascetta assicuriamo il cavo principale alla staffa qui, senza stringerla troppo. Con l'altra fascetta dobbiamo assicurare il cavo usando questo foro qui. Lo fissiamo liberamente prima su uno e poi sull'altro, in modo da tenerlo qui all'interno, ma il più dritto possibile. Dobbiamo lasciare il gioco per regolare il movimento del laser su e giù. Dobbiamo lasciare il gioco qua per consentire il movimento lungo tutta la lunghezza, quindi se è troppo tirato dobbiamo mollarlo un pelo. Dobbiamo arrivare al fondo, essere sicuri che abbia abbastanza gioco per arrivare in battuta e non essere tirato. Al limite possiamo alzarlo ancora un pelino qua, serrarlo qua, allungarlo un po' qua, in questo modo,
Ok, così siamo sicuri che il cavo può andare da una parte e dall'altra e avere ancora un minimo di gioco. La stessa cosa dovremmo averla come libertà di movimento da questa parte. Ci aiuta già la forma del cavo stesso. Il foglio di alluminio va messo sotto il pezzo da lavorare per non rischiare di rovinare il tavolo o comunque quello che sta sotto. La regolazione si fa in questo modo: si prende il pezzo da lavorare, si mette sotto al laser e questo distanziale serve a regolare la corretta altezza. Basta metterlo sotto uno degli angoli del telaio in alluminio del nostro laser, si porta tutto in battuta e quando rimane appoggiato vuol dire che siamo all'altezza diretta. Rimarrà anche una leggera luce tra la protezione di plastica e il pezzo da lavorare, dopodiché possiamo fissare i due pomelli posteriori, verificando poi che la distanza sia uguale in tutti e 4 gli angoli. Qui è un pelino sceso in questo modo. Quindi a fine montaggio dovremo ottenere, molto importante da parte il distanziare per la regolazione, ci rimarrà di ricambio una protezione laser, qualche fascetta, 2 brugole, il pennellino per la pulizia e le chiavi che abbiamo usato in precedenza, un sacchetto di viti di ricambio e gli antivibranti che possiamo montare sugli angolari. Sono adesivi e si montano semplicemente in questo modo. Una parte all'interno e una parte all'esterno. Ne mettiamo 2 per ogni angolare. Dopo aver montato gli antivibranti vedete che è diventato tutto più alto, quindi rifacciamo la regolazione. Per usare il nostro laser dobbiamo aprire il manuale utente che abbiamo scaricato all'inizio con il QR code che c'era sul manuale in dotazione. All'interno del PDF del manuale utente, che è in inglese, troveremo tutte le informazioni necessarie, tra cui il software. Quindi dobbiamo scaricare il software cliccando questo link contenuto all'interno del PDF. Ovviamente cercando di uscire da un PDF, la protezione del nostro computer ci avvisa del blocco, diamo il consenso, porta sul sito dove troviamo l'ultima versione stabile e la scarichiamo. Qui c'è il programma di installazione, torniamo sul PDF, dice di installare il programma, quindi procediamo come dicono loro, diamo tutti i consensi del caso, il programma parte, installa, possiamo creare un collegamento sul desktop o meno, lui fa tutta la procedura e poi chiede di essere lanciato. Perfetto, dopo aver lanciato il programma, tornando sul manuale, ci spiega velocemente come procedere e noi facciamo la stessa cosa. Diamo il 220 all'alimentatore, si accende il LED, alimentiamo il modulo principale, possiamo accendere, inizia a girare la ventola del laser e connettiamo il tutto al computer. Torniamo sul nostro programma, andiamo in strumenti e selezioniamo installa driver CH340, diamo sì, procediamo con l'installazione. Driver installato con successo, torniamo al nostro programma, premiamo il pulsante di connessione. Quando è connessa dovremo vedere il simbolo giallo qua illuminato, in questo modo è connessa. Andiamo ad aprire un file per preparare l'incisione o il taglio, quindi torniamo sul programma, facciamo file apri, che può essere un JPEG qualsiasi tipo questo. Una volta aperto il programma abbiamo qui tutta una serie di impostazioni che servono per regolare l'immagine che verrà poi incisa o intagliata. In base al tipo di sorgente, in base a quello che dovete produrre, bisogna poi giocare con tutte le impostazioni per trovare il risultato migliore. Una volta realizzata l'anteprima basta cliccare avanti del laser. Abbiamo la possibilità tramite questo pulsante a forma di libro di accedere ad una libreria di impostazioni dove scegliendo il nostro modello Sculptfan S9 in base al materiale, ad esempio acrilico, bambù, pelle, legno eccetera, possiamo scegliere se tagliare o incidere e lui automaticamente metterà delle impostazioni di default che dovrebbero andare bene. Bisogna premere applica, va quindi a impostare la velocità. Qui sotto abbiamo la possibilità anche di definire la dimensione finale della lavorazione. Impostato tutto questo basta premere crea, in questo modo lui vi dà già l'anteprima di come verranno effettuate le linee
Uno dei comandi più utili in questo caso è l'utilizzo della funzione frame. Schiacciando questo bottone, il vostro laser su 2 assi andrà a disegnare solo in modo visivo una linea che delimita la zona in cui andrà ad operare, che vi serve per capire se avete, diciamo, inquadrato il pezzo da lavorare correttamente. Fatto questo, basta premere il pulsante esegui il programma, questo triangolino verde, e il vostro laser inizierà il suo lavoro. Ok, quindi io ad esempio cosa faccio? Adesso voglio provare a incidere un logo su delle forbici, quindi mi sono aperto il file. Come impostazione non ho più fatto vettorizza perché altrimenti mi avrebbe disegnato solo i contorni, ma ho fatto linea per linea, quindi va a darmi la grafica del logo. Vado avanti. Come impostazioni ho impostato ad esempio alluminio incisione, anche se in realtà è acciaio, potenza me la dà al 100%, poi gli dico che la voglio grossa 8 mm, queste sono misure in millimetri. Creo la mia immagine, lui mi dà l'anteprima ovviamente che è molto piccola, quindi cosa faccio? Per centrarlo sulle forbici vado a dare il corner, quindi l'angolo basso, la macchina si posiziona nell'angolo basso, poi faccio tracciare un punto col laser ma senza incidere e vedete che mi segna un piccolo puntino blu, così so dov'è. Al limite mi sposto l'oggetto, disegno il frame e so che sono dentro. Io adesso faccio partire l'incisione, che in questo caso è molto piccola e molto veloce, ma voglio vedere fino a che dettaglio si riesce ad arrivare. Calcolate che adesso vi sto facendo vedere un passaggio, ma in realtà ne avevo già fatti 9, questo è il 10º. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Chiaramente è molto piccolo, però sono riuscito a incidere il mio logo su delle forbici, è comunque leggibile. Chiaramente più andiamo sul piccolo più scende la definizione, ma direi che ho ottenuto il risultato voluto. Quindi alla fine, giocando sulle impostazioni che sono semplicemente se volete dare una grafica o volete disegnare delle linee che quindi equivalgono anche ai tagli, regolandosi poi luminosità, contrasto, avete un sacco di opzioni. Nella finestra, questa qua che vi ho fatto vedere prima, abbiamo tutti i controlli, perché oltre a impostare la potenza del laser e tutto quanto, abbiamo la dimensione finale che è molto importante, e se dovete fare più passaggi perché lo sapete già o perché ve lo dice la tabella di prima di lanciare il play dovete semplicemente impostare quanti passaggi fare. Abbiamo inoltre un database qui in GBRL che si chiama database materiali. Adesso andiamo a prendere la nostra macchina che è la S9, ci ricorda in base al materiale cosa si riesce a fare, quali sono gli spessori, la potenza del laser, i passaggi indicati, ma poi vi dice anche che chiaramente bisogna fare delle prove. Un bel giocattolino. Io ho iniziato a incidere il mio logo praticamente ovunque, ho trovato la quadra per lavorare sulla plastica. Ecco, l'unica cosa è che le impostazioni che vi danno da tabella vi danno diciamo un'indicazione, ma dovete fare come ho fatto io, dovete fare un sacco di prove. Io mi sono creato una mia tabella in base ai miei materiali che ho avuto modo di testare, mi sono segnato i parametri, almeno ogni volta so come reimpostarli. Ho provato anche a tagliare del legno fine, è venuto bene, ha un bel taglio pulito, insomma niente da dire. Ho visto che un utilizzo molto diffuso è appunto quello di tagliare il legno. Qui vi faccio un appunto: questo macchinario, questo laser che incide o che taglia, cosa fa? Brucia, scalda, fonde. Io ho provato a tagliare anche del polistirolo, è venuto bene, però faceva un po' la zampa sotto, ho dovuto trovare una quadra, insomma si riescono a fare parecchie cose, però sostanzialmente brucia o fonde. Quindi io le prime volte ho provato a usarlo qua dentro, è venuta su una fumera che non vi dico, perché ho provato a incidere il legno e ovviamente l'ha bruciato. Bisogna quindi predisporre un luogo adatto, ben areato, le dimensioni sono abbastanza importanti, bisogna trovare un piano stabile in bolla, insomma bisogna preparare un po' l'ambiente per usare questo dispositivo e poi bisogna prenderci la mano. Io vi ho dato più o meno un'infarinata di cosa si può fare, di come si usa il programma, che per fortuna è molto semplice, però bisogna trovare la quadra. Un bel prodotto, ve lo consiglio, vi divertirete, sì. Io mi sono divertito.
Se il video vi è piaciuto, come al solito un bel like, troverete tutti i link per acquistarla in descrizione, metterò il tutto anche nel canale Telegram, i link di Massidattoli. Non troverete questa stampante almeno per ora su Amazon, ma tutti i prodotti che possono servire o comunque i prodotti che normalmente uso nei video li trovate anche nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Grazie di aver visto il video, noi ci vediamo al prossimo o alla prossima diretta del giovedì. Ciao da Massidattoli!